Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche disponibili per i prossimi giorni. Abbiamo la carta dell'eremita, ragazzi. È una carta di introspezione, una carta di ricerca. Probabilmente qualcuno sta ricercando la propria strada, la propria verità, quello che è valido per se stesso e potrebbe anche essere un momento dove magari tenderete a essere un po' più ritirati del solito. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono valide per l'ascendente, segno lunare e segno lunare, segno solare, ascendente, me ne mancava uno. E per le consulenze personalizzate o per il percorso di crescita mi potete contattare via mail e sotto nella descrizione del video trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 3 di pentacoli, un 3 di spade, un 6 di bastoni, un 9 di coppe, asso di coppe, 8 di bastoni, 5 di pentacoli e ruota della fortuna, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta. Io vi parlerò del movimento energetico più forte che sento. Voi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà, ok? Quindi potete anche incastrare questa lettura con quelle che sono uscite della prima metà di maggio. Ce n'è una della ruota della fortuna, la ruota del destino e l'altra è sull'amore. Andiamo a vedere questo 3 di pentacoli perché a vederla così sembra un qualche tipo di progetto. Regina di bastoni. E morte. C'è come da trasformare qualche cosa qui. Potrebbe anche essere che abbiate iniziato un progetto tempo fa e che uno dei partecipanti a questo progetto stia dando forfait o abbia dato forfait. 10 di coppe e 10 di spade. Può essere un componente della famiglia con la quale avevate iniziato magari un'attività extra lavoro, potrebbe essere un'attività nel campo. Andiamo a vedere il 3 di spade. 6 di coppe. Qui è come se qualcuno vedesse un po' distruggere il suo sogno, o come questa sensazione. Abbiamo anche il diavolo, mettiamoli di qui. Un 3 di bastoni, re di spade e 3 di pentacoli nuovamente. Sento come se qualcuno qui potesse uscire da certi giochi e qui c'è il vostro dovercela fare indipendentemente da questa persona. C'è un 3 di bastoni, quindi si parla, e anche qui un 3 di pentacoli, quindi ho proprio forte l'idea di progetti, di lavoro, di qualche cosa, un bar che magari volete aprire con qualche amico, una gestione estiva. Ehm, Sento che c'è con questo 6 di coppe un qualche cosa che è legato o a un vostro sogno che magari avete da tanto tempo, oppure è la conoscenza di questa persona che è, come dire, datata. C'è anche il diavolo effettivamente. Allora, da un lato sento che il vostro problema potrebbe essere quello di chiedervi, sarò in grado di
tenere tutto sotto controllo senza l'ausilio di questa persona, sarò in grado di affrontare i problemi, di far crescere questo progetto. Datemi una carta per la regina dei bastoni. Torno un attimo indietro. Sì, è come se qualcuno qui o avesse tirato indietro, o potrebbero anche esserci come dei problemi relativi al passato che potrebbero venire a galla. Credo che questa persona possa essere una persona ehm, che magari ha il suo perché. Se fosse per esempio un locale, sento che questa persona ha magari tante conoscenze, ci sa fare con i clienti, è una persona affascinante, però poi alla fine è come se non fosse consistente sul posto di lavoro. Se fosse una relazione romantica, la stessa cosa, potrebbe essere una persona che magari progetta tanto, idealizza o comunque ha come un'idea grandiosa delle cose, però poi quando è ora di mettere in pratica, può essere che tiri indietro o che ritratti un po' quello che ha detto, no? Andiamo a vedere il 6 di bastoni. 9 di spade e re di bastoni. Andiamo a vedere anche il 9 di coppe. Fante di pentacoli e 6 di pentacoli. Ho come la sensazione che già vi sentiate stretti così con questo diavolo, e stretti o comunque ci sono delle cose che comprimono, mettiamola così. Essendoci il diavolo può anche essere l'ego, eh. Ricordate sempre che il 3 di spade, siccome sono spade, le spade sono collegate alla mente, il 3 di spade è la sofferenza che crea la mente, ok? Quindi è un qualche cosa di mentale qui e c'è anche effettivamente un re di spade, sento che si tratta di come organizzare, gestire, tenere sotto controllo qualcosa. E per certi versi, per quanto possa essere, diciamo così, costrittiva la situazione, ehm, non vi sento così proattivi per cambiare qualcosa. Cioè, è come se in questa fase della lettura vi vedessi più che tutto parare i colpi che vi arrivano, piuttosto che puntare il dito e dire io vado in quella direzione e tutto quello che arriva lo scanso. È come se invece foste fermi semplicemente a scansare senza una direzione dove andare. Vuoi per inesperienza, vuoi perché magari quando si è in certe situazioni non si sa come fare ad uscire, vuoi perché ogni tipo di cambio è una piccola morte dell'ego e questo crea paura, questo crea insicurezze, ma è normale. Andiamo a vedere l'asso di coppe, perché secondo me potrebbe o arrivare a qualche nuova idea, forza e 8 di spade. Guardate, sinceramente la sento come una persona vicino a voi che potrebbe in qualche modo aiutarvi, che potrebbe in qualche modo farvi vedere un altro tipo di prospettiva. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. So che qui avete l'otto di spade, ma infatti questa comunicazione dell'otto di bastoni o questa persona che potrebbe arrivare, potrebbe anche semplicemente essere una scoperta che andrete a fare magari leggendo, sapete, perché comunque c'è il giudizio, quindi si tratta di una presa di consapevolezza che porterà questa notizia, questa comunicazione dell'otto di bastoni e secondo me cambierà anche questa visione negativa dell'otto di spade. Effettivamente poi qui abbiamo un 4 di spade che per certi versi è una carta di introspezione, esattamente come l'eremita, e indica quel momento di fermo che può identificare l'eremita effettivamente, ma è per fare un'autoanalisi, una riflessione, per cercare di capire qual è la vostra zona di comfort, qual è la vostra zona sicura. Mi viene anche da dire, vedendo il 10 di pentacoli, chi è la vostra famiglia o chi volete nella vostra famiglia o
comunque fa parte della famiglia. Vi dicevo che qua secondo me c'è un tema anche con qualche familiare con il o la quale avreste potuto iniziare qualche tipo di progetto, qualche tipo di discorso, che potrebbe essere il fare la conserva al fine settimana, chi se ne frega qual è il progetto. Però se la persona vi dice sì 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 ci sono, voi vi fate tutti i conti e preparate tutto e poi all'ultimo la persona vi dice no scusa non posso venire, è chiaro che a un certo punto... Il punto è, c'è una frase che dice, molto, molto bella, una frase buddista, che dice, se quando tiri sull'acqua dal pozzo il secchio è vuoto, non ti arrabbiare con il pozzo che è asciutto, chiediti piuttosto perché continui ad attingere in quel pozzo. Quindi sapendo come sono certe persone, inutile che ci arrabbiamo se siamo noi che continuiamo a fidarci della loro parola e poi alla fine continuiamo a rimanere delusi. Lo sappiamo che sono persone che non sono di parola, cioè boom, smettiamo di chiedere favori. È un esempio, eh. Andiamo a vedere il 5 di Pentacoli, era giusto per farvi capire. Allora abbiamo la regina di coppe, un 2 di coppe e un 6 di spade. E poi c'è anche questa ruota della fortuna dove c'è un re di pentacoli e la torre, quindi qui un cambio sicuramente c'è. Sento che c'è un 2 di coppe che porta come un compromesso, che porta come... Lo sento un po' un patto con voi stessi, anche perché qui avevamo l'ego, qui avevamo questa autoanalisi e qui con il 6 di spade c'è come l'allontanarsi da certi problemi. Quindi, siccome il 5 di denari è una carta effettivamente di perdita, di delusione, la sento un po' come perdita di fiducia, qui si tratta di cambiare modus operandi. Ehm, Voi in generale, mi viene da dire, ma anche voi nei confronti di questa persona, cioè se sapete, come vi dicevo prima, che dà fino a un certo punto, smettete di chiedere a questa persona. Comunque ragazzi, è come se fosse un momento di introspezione, come se prendeste visione. Sapete cosa? C'è anche la possibilità che qualcuno si faccia vivo dopo molto tempo per riprendere un tema, un discorso, un progetto. E potrebbe effettivamente con questo due di coppe esserci poi come un compromesso che dà una svolta alla situazione. Quindi, dipendendo dal vostro momento di vita, o è qualcuno che se ne va, se n'è andato e voi dovete gestire certe cose e ad un certo punto arriverà una comunicazione che cambierà le carte in tavola. Potrebbe essere il fatto che ci sia questa collaborazione un po' forzata, la sento, dove vorreste essere visti di più, riconosciuti di più, magari essere pagati di più se fosse una questione lavorativa, vorreste essere messi sotto contratto, magari è un qualche tipo di attività in nero. Qui sento che arriva come una comunicazione anche qui che dà una svolta, non tanto alla parte contrattuale ma alla parte monetaria sì. E che questo eremita secondo me è importante in questo punto della lettura, perché c'è come il risveglio, la presa di consapevolezza, il so come giocare le mie carte adesso. Perché comunque l'otto di bastoni sì è vero, possono essere comunicazioni che arrivano, ma possono essere anche comunicazioni che fate voi. Non lo vedo tanto come un ultimatum perché non ci sono assi, cioè non c'è un asso di spade, non c'è... Bueno, il re sì c'è. No, ma non è un ultimatum, è più una comunicazione, sento. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Wow, anime gemelle. Mi verrebbe anche da dire karmiche qui, perché abbiamo anche il diavolo e la morte, però effettivamente abbiamo la luna, abbiamo la ruota della fortuna, c'è il giudizio, c'è il due di coppe, mancano sei di coppe, mancherebbero gli amanti, però ci sono abbastanza indicazioni, infatti, sul fatto che questa persona potrebbe essere l'anima gemella. L'anima gemella, ragazzi, non ho ancora fatto il video, non so se mai riuscirò a farlo. Però le anime gemelle non sono per forza destinate a stare insieme a noi e non sono per forza partner romantici. Mm.
però sono quelle persone che sì, ci rispecchiano quella parte di noi che noi non vogliamo vedere. Quindi ci prendono un po' schiaffi e ci aiutano a crescere effettivamente. Andiamo a vedere ancora una fatina. Io sento che siete già in una fase introspettiva, con questo eremita. Probabilmente dovete solo affinare un po' la tecnica, ma qui avete il giudizio. Per molti si tratta di un risveglio spirituale, di un momento di presa di un lampadario che si accende invece che una lampadina. Ok. Ok, questa carta vi dice di rimanere attenti ai segni che vi dà la natura. Vi dice che la natura vi parla continuamente, abbiamo solo bisogno di aprire il cuore e la mente. E sapete, sono quei segnali tipo la farfalla che arriva in un posto dove magari, non lo so, non c'è verde, piuttosto che l'uccellino che si appoggia proprio lì davanti a voi, che ha dei colori bellissimi, che per voi significa qualcosa di particolare, insomma, è come se dovessero arrivare dei segnali in questo periodo. E poi abbiamo la carta di intenzioni pure. E questa carta vi dice di usare saggiamente, qui avete l'archetipo del saggio, i vostri desideri, o meglio, di manifestare in modo saggio i vostri desideri. No, scusate, di manifestare i vostri desideri in modo saggio. Ecco, così ce l'ho fatta. E manifestare i desideri del cuore con intenzione pura per il più alto bene di tutti. Anche la Cabala lo dice, quando uno desidera per se stesso è perché è egoista, desidera in piccolo. E invece bisogna desiderare in grande per tutti, per l'umanità. Così la legge di manifestazione lavora più in fretta. Mm? Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata d'aiuto, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, la condivisione del video o l'iscrizione al canale. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail, trovate anche il numero di telefono e il link alla pagina web sotto in descrizione. E vorrei spendere un attimino due parole in più per la sezione degli abbonati perché ci tengo a dire che tutto quello che io non riesco a trattare nel percorso individuale lo tratto lì in quella parte perché ovviamente nel percorso individuale sono 10 sessioni, mentre c'è tutto un altro aspetto di quello che è il non visibile che spiego appunto nella parte degli abbonati. Quindi lì si parla di metafisica, di metamedicina, di astrale, di etere, di come risvegliare il terzo occhio, di Kundalini, insomma, ci sono tanti argomenti che sono praticamente tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Per adesso sono 4 playlist, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero, proprio perché si parte diciamo dalle cose più semplici e si va poi alle cose un po' più articolate. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!